Queste sono le 3 regole d'oro per ogni musicista che registra. 1. Accorda sempre lo strumento. 2. Suona a tempo. E 3. Mai usare cuffie Bluetooth. La latenza, il ritardo rovinerà la tua registrazione. Ma oggi potremo riscrivere quest'ultima regola. Le One Audio Studio Max One promettono qualcosa che sembrava impossibile. Ridurre la latenza a soli 20 millisecondi. Pensate solo a cosa significherebbe avere una maggiore libertà di movimento senza compromettere la qualità. Sono qui con il computer acceso, la mia chitarra pronta e queste cuffie da testare. Scopriamo insieme quindi se manterranno la promessa. Ciao, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e ti faccio una domanda. Come sarebbe registrare e suonare in cuffia senza avere l'intralcio dei cavi e senza perdere di qualità? Questa domanda me la sono fatta quando ho ricevuto le One Audio Studio Max One, delle cuffie che sulla carta promettono di liberare tutti i musicisti dalla schiavitù dei cavi, senza però sacrificare la qualità e la precisione del suono. Ho già recensito in passato le cuffie One Audio Monitor 80, delle cuffie dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, ma oggi con le Studio Max One siamo su un altro livello. All'interno della scatola, oltre alle cuffie, troviamo il trasmettitore M1, questo che è il cuore del sistema, una sacca morbida per trasportare le cuffie, un cavo di ricarica USB-C e 2 cavi audio, intelligentemente ciascuno con un'estremità jack e mini jack. Addirittura sul jack piccolo che andremo a collegare al trasmettitore abbiamo anche l'adattatore da 3,5 mm a 6,35 mm e questa dotazione completa ci permette già di intuire la versatilità del prodotto, adatto quindi sia in studio che su un palco. Le cuffie, ragazzi, sono molto morbide, i cuscinetti over ear sono rotondi in memory foam e devo dire che portandoli accarezzano le nostre orecchie, offrono quindi un buon isolamento, sono avvolgenti e sono anche comodi durante delle lunghe sessioni. Le finiture opache gli danno un aspetto professionale, mentre le cuciture, vedete, con il bordino rosso aggiungono quindi un tocco di personalità, però senza risultare troppo eccessiva. La struttura è ben costruita, come vedete si possono allargare a piacimento e sono molto resistenti per un uso quotidiano sia in casa che in studio. Come vedete abbiamo anche la scritta left e right e sul padiglione destro abbiamo tutti i controlli necessari. C'è il pulsante di accensione, i controlli del volume e il pulsante per gestire la connettività Bluetooth. Questa disposizione rende facilissimo l'utilizzo delle cuffie anche durante le sessioni di registrazione, mantenendo quindi intatto il flusso creativo. Abbiamo poi l'ingresso per il jack e per il cavo USB-C necessario per la ricarica delle cuffie. L'autonomia della batteria è impressionante, fino a 120 ore per le cuffie e 60 ore per il trasmettitore, permettendoci quindi di affrontare lunghe sessioni senza dover interrompere per ricaricare i dispositivi. E passiamo ora al cuore dell'innovazione, il trasmettitore M1, che trasforma radicalmente il modo di suonare wireless. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete un trasmettitore Bluetooth e accoppiatelo al pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale mai. Questo piccolo dispositivo infatti offre una latenza di soli 20 millisecondi grazie proprio alla tecnologia LDAC sviluppata da Sony, e questo è un valore bassissimo. Mediamente cuffie Bluetooth hanno della latenza di 250-300 millisecondi ed è praticamente impossibile suonare o registrare con questo ritardo. Immagina quindi di avere una risposta immediata al tocco, permettendoci quindi di suonare con naturalezza, mentre con 250-300 millisecondi sentiremo le note con un ritardo che non permetterebbe una registrazione fluida. E voi, ragazzi, che cuffie usate per registrare? Scrivetemi la vostra esperienza, è importantissimo, tanto non la leggerò. Le One Audio Studio Max One offrono 4 diverse modalità di connessione: wireless DJ con il trasmettitore per la minima latenza, e adesso lo vedremo, il monitoraggio cablato con un jack da 3,5 mm per il collegamento diretto alla scheda audio, oppure utilizzarlo come cuffie normali, la modalità DJ cablata con jack da 6,35 mm per mixer e amplificatore
ascoltatori professionali e infine la modalità Bluetooth portatile per l'ascolto in movimento senza l'uso del trasmettitore. I driver sono da 50 mm, la risposta in frequenza è da 20 Hz a 40 kHz e garantiscono una riproduzione fedele del suono. L'impedenza poi di 32 ohm assicura compatibilità con interfacce audio, mixer e amplificatori. E ora che abbiamo visto le caratteristiche tecniche e i potenziali vantaggi, è arrivato il momento di mettere alla prova queste cuffie in una situazione di registrazione reale. Passiamo quindi alla prova pratica per verificare se le One Audio Studio Max One mantengono davvero la promessa di latenza minima durante la registrazione. Per iniziare il test ho configurato tutto il necessario, ho collegato il trasmettitore M1 all'uscita cuffia della mia interfaccia audio, ho acceso il computer e ho aperto Logic, che è il mio software di registrazione. La mia Stratocaster è collegata direttamente all'interfaccia audio ed è pronta per essere registrata su una nuova traccia. Prima di iniziare a registrare dobbiamo accoppiare correttamente le cuffie al trasmettitore e il processo avviene in 2 semplici passaggi. Basta tenere premuto il pulsante di accensione, teniamo premuto il pulsante di accensione sul trasmettitore M1, basta premere poi il pulsante Bluetooth sulle cuffie e tentiamo che si colleghino automaticamente. Come vedete il LED è diventato verde, la connessione a bassa latenza è attiva e siamo pronti per iniziare. Arriva quindi il momento della verità, facciamo un test di registrazione. Impostiamo una traccia di chitarra in Logic, attiviamo la registrazione e suoniamo un semplice arpeggio. Ragazzi, la sensazione è sorprendente, nessun ritardo percepibile tra il tocco delle corde e il suono nelle orecchie. Finalmente possiamo muoverci liberamente, proprio come se il suono fosse in perfetta sincronia con la nostra creatività. E ovviamente la libertà di movimento si traduce anche in una maggiore comodità, favorendo quindi la nostra creatività e la produttività durante la sessione di studio. È un cambiamento sottile ma molto significativo che potrebbe influenzare positivamente il tuo modo di creare musica. Durante la registrazione possiamo spostarci liberamente nello studio, girarmi verso l'amplificatore per regolare il suono, modificare i parametri degli effetti in pedaliera, tutto senza rimuovere le cuffie o preoccuparmi di eventuali cavi che si attorcigliano. Quindi possiamo davvero registrare senza cavi con queste cuffie? La risposta è assolutamente sì. La latenza di 20 millisecondi è impercettibile nella pratica quotidiana e permette di registrare con la stessa precisione di una connessione cablata. Apprezzo molto la qualità del suono, i bassi sono molto definiti, non sono troppo gonfi come molte cuffie diciamo consumer, gli alti risultano molto morbidi, sono piacevoli, non danno fastidio soprattutto durante lunghe sessioni di ascolto. Complessivamente secondo me sono abbastanza bilanciate, anche se proprio non completamente piatte come quelle da studio di fascia alta. Le One Audio Studio Max One si integrano perfettamente nel setup di registrazione, migliorando enormemente il flusso di lavoro creativo. Ma passiamo ai costi. Quanto viene la One Audio Studio Max One? Queste cuffie costano 169 euro, trovate anche un codice sconto in descrizione. Secondo me per questa cifra rappresenta davvero un cambio di paradigma per tutti i musicisti che desiderano una maggiore libertà, soprattutto quando suonano dal vivo o registrano, ma anche per i DJ che vogliono essere più comodi, ad esempio, durante un'esibizione live. Come abbiamo visto nel nostro test, finalmente possiamo liberarci dai cavi senza sacrificare la precisione durante la registrazione e questa tecnologia a bassa latenza garantisce libertà di movimento e una maggiore comodità. Probabilmente per il missaggio andrei su un altro tipo di cuffie con una risposta piatta, ma queste One Audio Studio Max One sono ottime per registrare, specie ragazzi in modalità wireless. E se volete approfondire il discorso sull'home studio, cliccate il video qui sopra. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!